Ciao amici, vista oggi la giornata uggiosissima, ho pensato di fare il pane. Volevo coinvolgervi in questa mia ricetta visto che è facile e veloce. Allora, adesso vi dico gli ingredienti che uso io. Allora, 1 chilo di farina, io qua ho messo circa 800 di bianca e 200 di integrale. Poi 45 grammi di lievito madre essiccato, 30 grammi di sale, 20 grammi di zucchero e qui ci sono 600 ml di acqua a temperatura ambiente. Allora prendiamo una grossa terrina e iniziamo a versare la farina. E gli diamo una girata. In questo modo. Ora andiamo ad aggiungere il lievito essiccato, poi il sale e lo zucchero e poi giriamo per far amalgamare un po' tutti gli ingredienti. Ora andremo ad aggiungere l'acqua a temperatura ambiente piano piano alle farine. Giriamo piano piano con una forchetta. In questo modo l'acqua inizia ad integrarsi alla miscela. Quando la maggior parte dell'acqua si è integrata alla farina, verso tutto sulla spianatoia. Adesso andrò ad impastare, aggiungendo ancora l'ultima acqua rimasta, fino ad ottenere un bel impasto omogeneo. Se l'impasto tende ad appiccicare ogni tanto bisogna infarinarsi un po' le mani e infarinare un po' la spianatoia. Allora, abbiamo già ottenuto abbastanza un bel impasto, io più o meno impasto un quarto d'ora circa come tempo. Oggi non abbiamo neanche fatto andare proprio tutta l'acqua, c'è ancora un goccino ma il tempo è più umido quindi l'impasto è già praticamente a posto. Ok, adesso il nostro panetto è abbastanza formato come potete vedere. Adesso prendo la terrina di prima e andiamo a metterlo dentro. Allora infariniamo un pochino la terrina, ci mettiamo un po' di farina e andiamo ad appoggiare il nostro impasto delicatamente nella terrina in questo modo. Ora andiamo a chiudere con la pellicola in questo modo il nostro impasto. Ne mettiamo anche una parte in senso inverso in modo che sia tutto ben coperto. Così. Ora mettiamo questo impasto nel forno solo con la lucina accesa, in questo modo. Voilà, e lo lasciamo lievitare circa 3 ore. Ok, adesso trascorse le 3 ore abbiamo tolto la nostra terrina dal forno e togliamo la pellicola.
L'impasto praticamente si presenta in questo modo. Adesso cerchiamo di farlo, ci infariniamo un po' le mani e lo facciamo scendere di nuovo sulla spianatoia. È lievitato molto bene, vedete così. Facciamo scendere tutto. E voilà. Ok, adesso gli diamo una reimpastata. Gli diamo una bella reimpastatina a tutto l'impasto. Ovviamente ho rimesso un po' di farina sulla spianatoia perché così non attacca. Il nostro è un bel impasto bello morbido, come potete vedere. Ok, adesso io lo divido in 4 parti, volendo in 2, ma tipo adesso d'estate lo divido in 4, così restano 4 pagnottine. In 4 parti. Adesso ho preso un pezzettino e lo vado a dargli una rimpastatina veloce e poi gli facciamo le piegature. Per agevolarmi in questa operazione uso un semplice mattarello. Ok, diamo una passatina con il mattarello ben infarinato, così che non attacchi. Già così tende ad attaccare, ovviamente. È un'operazione un po' delicatina. Ok, lo appiattisco un po' in questo modo qua e poi facciamo le piegature tipo portafoglio, 1, 2, 3 e 4. Poi cerchiamo di chiuderlo un pochino all'estremità in questo modo qua. Ok, giriamo e poi lo rabbozzo in questo modo qua. Di farina. Ok, e formo le pagnottine in questo modo. Ok, e così via anche per gli altri 3 pezzi restanti. Ok, adesso ho appoggiato le nostre 4 pagnotte sulla placca del forno, ho messo sotto un po' di carta oleata. Adesso andiamo a fare i tagli. Allora, sulla prima facciamo dei tagliettini, io faccio delle formine tipo rametto, in questo modo qua. Ok, una, poi vado a farlo sulla seconda, si fanno velocemente in questo modo qua, poi andiamo sulla terza. Sì, le pagnottine ce n'è 2 un po' più grosse, 2 un po' più piccole, ma è indifferente. Ok, adesso l'ultimo taglio in questo modo qua. Voilà, a posto.
Adesso li copriamo con 2 canovacci, così stanno ancora un po' al calduccio, come si suol dire. Io metto 2 asciugamanini da cucina, 1 e 2, così. Li copro ben bene. Ok? Voilà. Adesso li rimetto nel forno sempre con la lucina accesa, ancora per 1 ora e mezza circa. Adesso, dopo averlo tirato fuori, togliamo i canovacci, voilà, e il pane risulta in questo modo, abbastanza lievitato. Ora portiamo in forno a 200 gradi. Quando il forno avrà raggiunto i 200 gradi, inforneremo il nostro pane e lo lasceremo cuocere per mezz'ora. Ok, il forno è arrivato a 200 gradi, ora non ci resta che infornare il nostro pane. Ok, inforniamo. Ok, la mezz'ora è passata, ora stiamo sfornando il nostro pane. Eccolo, come vedete è ben cotto, è abbastanza duro picchiettandolo, va bene, quindi vuol dire che è cotto. Ora lo dobbiamo far raffreddare su una gratella. Ok, adesso l'abbiamo appoggiato sulla gratella, così raffredderà e poi appena sarà appunto raffreddato proveremo a tagliarlo e vedere com'è dentro. Ok, adesso proviamo ad affettare il nostro buon pane. Non sapete il profumino che ha. Andiamo a vedere com'è al taglio. Direi che è bello morbido. Profumo c'è. Si possono fare delle bellissime fette di pane da mangiare con la marmellata. Adesso prendiamo un bel cucchiaino di marmellata, vediamo, facciamo la prova del 9, così sentiamo subito com'è la fragranza. Decisamente buono, ancora tiepido. Perfetto. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, ricordatevi di attivare la campanella, così sarete avvertiti nel caso di nuovi video. Ciao!